Mi chiamo Davide Toffolo, sono più conosciuto come il cantante dei Tre Allegri Ragazzi Morti, anzi direi che la maschera è ancora più conosciuta di me. Però in realtà sono anche un disegnatore di fumetti, quello senza maschera quando me ne sto a casa da solo. Una città del futuro, secondo me, dovrebbe avere un numero di abitanti non troppo grande, come ce l'ha avuta Atene quando è diventata una repubblica, perciò circa 50.000 abitanti. Dovrebbe essere una città con un accesso non stratificata per strati sociali come lo è in realtà oggi, perciò un po' più mescolata. Però adesso mi ci fai pensare, questa città assomiglia un po' a quella da dove arrivo io, perciò forse è meglio di no, forse è meglio più immaginazione. Quindi una città sugli alberi. Lo spazio è effettivamente enorme, bellissimo, mi sembra adatto alla musica. La musica è spesso un centro di aggregazione, non so come dire, porta una modalità di aggregativa. Sarebbe anche bello forse che questo spazio diventasse uno spazio di produzione, non solo di fruizione musicale, per esempio. Non so bene come si potrebbe fare perché comunque anche vedo tanti spazi di coworking, sarebbe bello adesso che la musica si fa in modo anche più digitale, dove non servono spazi reali per farla, ma immaginare che ci fossero degli operatori musicali, dei musicisti che lavorano a dei tavolini. Questo spazio mi sembra enorme, pieno di possibilità. La musica di questi tempi è diventata una modalità di consumo molto strutturata, diciamo. Sarebbe bello che questo spazio qui mantenesse comunque la possibilità di avere un accesso più facile alla musica, che vuol dire anche mantenere dei prezzi bassi, per esempio, dare la possibilità del palco per artisti non soltanto di quelli che stanno nel circuito tradizionale. Sarebbe bello che questo posto diventasse un posto riconoscibile anche per la ricerca musicale che fa e in quel modo lì assumerebbe anche un'identità molto forte, questo è sicuro. Gli spazi nei quali io sono cresciuto da ragazzino e che hanno dato a me la possibilità di un'immaginazione libera erano spazi dove si viveva una autogestione forte. E non parlo di centri sociali che io non ho neanche vissuto. Io per esempio ho vissuto una casa, una auto-occupazione di una casa quando ero minorenne, che ha dato vita a tutta un'esperienza di autoproduzione che è stata quella della mia città, Pordenone. Perciò sarebbe bello che questo spazio qui mantenesse anche una possibilità di autonomia proprio gestionale di idee, perché penso che gli spazi liberi siano gli unici veri spazi nei quali la creatività si sviluppa, o meglio, ancora meglio, dove le persone imparano a sviluppare la propria creatività. Perciò mi piacerebbe, mi immagino, diciamo, questo spazio come una cosa che non dovrebbe mancare, è proprio la possibilità di una gestione autonoma e libera.